Fanciulli, buongiorno, ben ritrovati. Con questo video voglio raccontarvi un po' l'idea che sta alla base di una nuova rubrica che voglio aprire su questo canale che si chiamerà Travel Tips. Che cos'è Travel Tips? Allora, come voi tutti sapete, io sono un fotografo di viaggio a tempo pieno, il che significa che passo la maggior parte del mio anno fuori casa, in giro per il mondo, in qualunque tipo di mezzo di trasporto, qualunque tipo di alloggio, sistemazione, eccetera eccetera, il che, sommato al fatto che inizio ad avere una certa età e purtroppo anche qualche capello bianco di troppo, fa sì che dentro il mio cranio si sia formata una certa quota di esperienza, soprattutto per quel che riguarda le situazioni un pochettino più spinose, diciamo i piccoli grandi problemi che ogni viaggiatore si trova presto o tardi ad affrontare. E quindi mi sono detto, perché non condividerla tutta questa esperienza con tutti voi che seguite le mie storie ogni giorno e che magari condividete con me la passione per il viaggio, ma siete dei viaggiatori occasionali, viaggiate per le 2 o 3 volte all'anno e magari già vi siete trovati in alcune delle mie situazioni senza avere una soluzione, o magari temete di trovarvici e non sapete che cosa fare se. Così ho pensato di creare questa serie di video che potesse essere utile non solo a voi che guardate la mia esperienza, ma anche a me, che magari leggo nei vostri commenti qualcuno che ha trovato una soluzione migliore a un problema di cui parlo e a cui io ho trovato una soluzione soddisfacente, ma che magari può essere risolto in maniera molto più efficace. E questo idealmente creerebbe un bellissimo meccanismo di condivisione di consigli tra me e tra voi e anche tra di voi, quindi dando un senso a quello che è realmente il significato principale dei social network, cioè il senso di community, cioè di compartecipazione alle cose, perché tutti noi possiamo avere esperienze migliori in qualunque cosa facciamo. Lo so che la maggior parte di voi segue questo canale principalmente per via delle mie storie, per via del fatto che ci sono i Tales by Love, i Moscow Diaries, i documentari di viaggio, e quelli ovviamente continuano ad esserci, però mi sono detto che sarebbe stato carino lasciare spazio a una piccola rubrica un pochettino più tecnica, dove si parla sostanzialmente de ciccia, no? di quelle cose che capitano tutti i giorni e che fanno parte della routine quotidiana più o meno piacevole di ogni viaggiatore. Un paio di esempi di che cosa si andrà a parlare. Ovviamente si parlerà di mezzi di trasporto, si parlerà di situazioni di viaggio, si parlerà di compagnie aeree, biglietteria dei treni, biglietteria delle navi o cose di questo tipo, laddove ci sia un argomento interessante. Ad esempio, mi sono accorto di recente di aver praticamente viaggiato con qualunque compagnia aerea presente sul pianeta Terra e ho pensato che sarebbe carino fare un video dove le paragono un po' tutte per capire chi è meglio, chi è peggio a seconda del tipo di servizio che consideriamo. Oppure ad esempio il grande mistero dei programmi frequent flyer: servono, non servono, quale conviene, quale è meglio. Io sono un silver member di tutti i più grossi programmi frequent flyer del mondo e ne conosco bene le caratteristiche, per cui ve ne parlerò. Oppure si parlerà di alimentazione, perché quando sei in viaggio difficilmente si riesce a ottenere un'alimentazione ideale, completa, precisa, equilibrata, specialmente se come me siete vegetariani, per cui quando cerchi le alternative senza carne ti ritrovi più o meno quasi sempre a mangiare le stesse cose in certi paesi. In altri paesi è una pacchia, ma in alcuni è un pochettino critica sotto quel punto di vista. Si parlerà ovviamente anche di oggetti, cioè se mi capitasse di acquistare qualcosa che cambia in positivo la mia vita da viaggiatore, non vedo perché non ve ne dovrei parlare. Lo so che questa cosa può tradursi in una pubblicità e che questa cosa possa dare fastidio a qualcuno, ma non pensiate che dietro a tutto questo ci sia la voglia di essere disonesti o di fare delle marchette sulla vostra pelle. Tutt'altro, voglio condividere delle cose positive con voi che ho sperimentato in prima persona. Ad esempio, se volessimo parlare di andare all'estero e trovare un buon piatto di pasta, no? Che sappiamo tutti essere un'impresa titanica, ma da quando ho comprato la tomatная pasta prosta, disponibile in qualunque supermercato di Mosca, la modica cifra di 320 rubli, la mia vita è cambiata. No vabbè, a parte queste cose, no, seriamente saranno delle cose veramente molto utili che sicuramente molti di voi potranno trovare parecchio interessanti nella loro applicazione quotidiana. Detto questo, il concetto l'avete capito, ormai è già troppo tempo che sto parlando, bando alle ciance, ciancio alle bande, andiamo col primo consiglio e con il primo travel tip. Alla prossima!